Il camping Baia Pizzomunno, inaugurato nel 2021, è situato nel lungomare Enrico Mattei di Vieste, a meno di 1 chilometro dal centro storico del famoso faraglione di Pizzomunno. Si affaccia direttamente sulla spiaggia della Scialara, una larghissima spiaggia libera di sabbia fine e acqua limpida. Le piazzole sono di ampie dimensioni e consentono di vivere la vacanza in pieno relax. I prezzi a settembre 2021 erano adulti 6 euro, piazzola 7 euro, compresi tutti i servizi, esclusa la tassa di soggiorno di euro 1,20 a persona al giorno. Il blocco dei servizi è moderno e tenuto costantemente pulito e in ordine. Le docce, tutte con acqua calda, sono ad uso gratuito. Questa mattina ho lavato le tazze della colazione. L'area del campeggio è suddivisa in fasce orizzontali delimitate con delle corde, evidentemente per evitare che si passi attraverso le piazzole. Ma non essendo previsti dei varchi intermedi, per andare in bagno obbligano a fare tutto il giro lungo le vie di accesso. Oggi è un giorno molto speciale, la mia Anna Maria compie gli anni e allora questa sera andremo a festeggiare in centro a Vieste. Ma intanto, dopo la partita a scacchi in campeggio, per pranzo abbiamo preparato un ricco piatto di pasta con le melanzane e poi è arrivata la sorpresa. I nostri 2 figli da casa hanno chiamato una pasticceria di Vieste e hanno fatto confezionare una buonissima torta a 1000 foglie, ma decorata sopra con una foto di famiglia che hanno inviato alla pasticceria via mail. L'effetto della sorpresa è stato memorabile. Se il video ti piace, clicca sul pollice in alto e lasciami un commento con le tue osservazioni, di cui farò tesoro. Se pensi di voler vedere altri miei video, allora iscriviti al canale, è il modo migliore per consentire a questo mio progetto di crescere e continuare. Il centro di Vieste nelle ore serali è molto suggestivo e animato da un'elegante movida. Infatti la vita notturna di Vieste è molto vivace e regala preziosi spunti per trascorrere serate all'insegna della buona cucina, dello shopping e del divertimento. I locali della cittadina sono molto conosciuti in tutta la Puglia e permettono di godersi al meglio il soggiorno nella favolosa cornice della località balneare.
mattino seguente, dopo una buona colazione nello stabilimento balneare che sta di fronte al campeggio, ci avviamo in bici verso il grande monolite di roccia famoso come Pizzo Munno. Proprio sotto al centro storico di Vieste si trova la famosissima spiaggia di sabbia dorata con lo sperone di calcare alto 25 metri, chiamato Pizzo Munno, che è diventato il simbolo della città. Si racconta che al tempo in cui Vieste era un villaggio di pescatori, vi vivesse un giovane alto e forte di nome Pizzo Munno. Nello stesso villaggio abitava anche una fanciulla di rara bellezza, con i lunghi capelli color del sole, di nome Cristalda. I due giovani si innamorarono, amandosi perdutamente senza che niente potesse separarli. Ibaldo giovane ogni giorno affrontava il mare con la sua barca e puntualmente le sirene emergevano dai flutti marini per intonare dolci canti. Queste però non si limitavano a cantare, ma, ammagliate dallo sguardo di Pizzo Munno, gli offrivano l'immortalità se lui avesse accettato di diventare il loro amante. L'amore che lo legava a Cristalda, però, rendeva vane le offerte delle sirene. Così, una delle tante sere in cui i due amanti andavano ad attendere la notte, le sirene, colte da un raptus di gelosia, rapirono Cristalda e la trascinarono nelle profondità del mare, mentre Pizzo Munno rincorreva invano le grida dell'amata. I pescatori, il giorno seguente, ritrovarono il giovane pietrificato dal dolore nel bianco scoglio che porta ancora oggi il suo nome. Ma ogni 100 anni la bella Cristalda torna dagli abissi per raggiungere il suo giovane amante e rivivere per una notte il loro antico amore. Lasciamo la nostra roba in spiaggia e andiamo a fare un giro per il centro. Vieste è una delle località balneari italiane più gettonate, con il suo centro storico che è ricco di tradizioni con le sue ampie spiagge dorate e le loro leggende. Siamo nel comune più orientale della provincia di Foggia e del promontorio del Gargano. Il suo centro si sviluppa lungo una piccola penisola che sfocia nella punta di San Francesco, che comprende la parte rocciosa e il borgo antico, e nella punta di Santa Croce, pianeggiante e moderna. Sulla parte più alta troviamo il castello Svevo che domina la città e l'intera costa. La fortezza sorge al margine del centro storico su una rupe a strapiombo sul mare che sovrasta la spiaggia. Oggi è zona militare e perciò non è sempre visitabile, ma viene aperto solo in occasione di alcuni eventi. Lungo il lato roccioso di Punta San Francesco si snodano diverse stradine, nelle quali è piacevole perdersi. Scendiamo tra le bellissime case bianche, le piazze che in primavera e in estate si riempiono di fiori, gli angoli caratteristici che si aprono sul mare, il susseguirsi delle piccole botteghe di artigianato, pervase dal profumo dei piatti tipici preparati nei tanti ristorantini. Un'altra attrazione molto interessante a Vieste sono le numerose grotte marine che caratterizzano tutta la costa rocciosa della città.
È possibile ammirare le grotte dal mare grazie alle tante escursioni in barca organizzate quotidianamente. La cattedrale di Vieste, intitolata a Santa Maria Assunta, è in pieno centro del borgo medievale ed è raggiungibile salendo una lunga scalinata. È stata edificata nell'XI secolo e la struttura conserva ancora il primitivo stile romanico pugliese, mentre il campanile è di stile tardo barocco. Il faro di Vieste sorge sull'isolotto di Santa Eufemia, situato tra Punta Santa Croce e Punta San Francesco. È stato progettato nel 1867 e la torre con la lanterna è situata sulla vecchia abitazione del Guardiano, che oggi, grazie alla completa automazione, è disabitata. Il giorno seguente ci siamo svegliati sotto la pioggia e così ci siamo fatti una ragione che l'estate era proprio arrivata alla fine ed era giunto il momento di ritornare. Insomma, questo di Vieste per noi è stato l'ultimo mare dell'estate 2021, che avevamo iniziato in Sardegna a metà giugno.